All'interno degli scorsi video avevamo trattato del ruolo del reticolo endoplasmatico e dell'apparato di Golgi all'interno della via secretoria. Oggi entreremo nel dettaglio del traffico vescicolare. Nella cellula eucariotica c'è un intenso traffico vescicolare che parte dal reticolo endoplasmatico e va verso gli organuli di membrana. La formazione di una vescicola è basata su un meccanismo che permette a una membrana di estroflettersi o introflettersi e formare in questo modo proprio una vescicola che poi può essere trasportata tramite l'azione del citoscheletro. Le vescicole possono essere trasportate fino ad entrare in contatto con un'altra membrana, con la quale la vescicola può fondersi, andando ad aumentare il quantitativo di membrana. Al contrario, la regione membranosa da cui è prodotta la vescicola viene privata di una porzione di membrana. L'azione del citoscheletro è molto importante perché funziona come un sistema di rotaie sul quale si muovono le vescicole grazie a delle specifiche proteine motrici, ma del citoscheletro tratteremo nei video seguenti. In rapporto alla direzione del trasporto verso la membrana plasmatica o verso l'interno della cellula, il contenuto delle vescicole a seguito della fusione con la membrana bersaglio viene rilasciato e in base a questo sono classificabili vari tipi di trasporto. Per esocitosi si intende il meccanismo di esternalizzazione del contenuto vescicolare che proviene dall'interno della cellula. Per endocitosi invece si intende il processo per cui il contenuto della vescicola viene riversato all'interno del lume dell'organulo bersaglio. In generale le vescicole che transitano tra il reticolo endoplasmatico e il Golgi e che alla fine fuoriescono appunto dal Golgi prendono il nome di vescicole di trasporto. Il compito di queste vescicole è quindi quello di mantenere il materiale di trasporto separato dal resto della cellula. In questo modo possono riversare il contenuto soltanto nel lume del compartimento oppure nell'ambiente extracellulare al quale sono indirizzate. Per gemmazione invece si intende una estroflessione della membrana plasmatica all'interno della quale vengono raccolti i materiali che devono essere trasportati all'esterno. Entriamo adesso nello specifico della formazione e del distacco delle vescicole. Abbiamo osservato che inizialmente si ha la formazione di una fossetta caratterizzata da un ispessimento definito spinoso sul lato citoplasmatico della membrana. Questo ispessimento è dovuto all'assemblaggio di un complesso rivestimento proteico ed è per questo che queste fossette vengono chiamate fossette rivestite, dalle quali si genereranno vescicole rivestite. Il rivestimento può essere costituito da 3 famiglie di proteine diverse, a seconda della direzione di trasferimento della vescicola. Sappiamo che la clatrina riveste le vescicole che dal trans-Golgi si dirigono verso i lisosomi oppure andranno incontro ad endocitosi. La COP1 invece riveste quelle vescicole che dal trans-Golgi tornano verso le vescicole precedenti del Golgi oppure verso il reticolo endoplasmatico. La COP2 invece riveste le vescicole che dal reticolo endoplasmatico vanno al Golgi. È importante soffermarci un attimo sulla struttura del polimero di clatrina. La clatrina forma un esamero costituito da 3 catene pesanti da circa 180 kDa e da 3 leggere da 35 kDa, che sono unite a formare una struttura regolare che può essere simile ad una svastica a 3 braccia. Questa struttura è definita triskelion o trischelio. I vari trischeli si uniscono in una struttura convessa a canestro formando degli esagoni e pentagoni alternati. Questa struttura è importante perché l'assemblaggio delle membrane alla clatrina ne determina la curvatura e quindi permette la formazione della fossetta e della vescicola rivestita. Il meccanismo che avvia la formazione di questa struttura è innescato dal legame del recettore di membrana con la molecola da trasportare, detta carico o cargo.
Questo legame induce nel recettore un cambiamento conformazionale che lo rende in grado di interagire con la clatrina, grazie a delle proteine intermedie dette adaptine. Nel distacco della vescicola interviene però un'altra proteina con attività GTP-asica, detta dinamina. Questa, aiutata da altre proteine, si pone a spirale alla base della vescicola, determinando un restringimento e poi un collo che si riduce fino al distacco della vescicola. Dopo il distacco della vescicola rivestita si ha la rimozione del rivestimento e la vescicola a questo punto è definita nuda, mentre le adaptine e le clatrine sono disponibili nuovamente per formare nuove vescicole. Sappiamo che la corretta funzionalità della cellula dipende da un corretto smistamento delle vescicole neoformate in base al diverso contenuto. Dopo il distacco dalla membrana di origine, le vescicole dovranno poi essere smistate al compartimento giusto per il loro contenuto. Il corretto smistamento è infatti indispensabile per la funzionalità della cellula e le proteine implicate nell'indirizzamento delle vescicole ai bersagli sono chiamate SNER. Le proteine SNER sembra che contribuiscono anche alla fusione della membrana della vescicola con quella del bersaglio. Le vescicole di trasporto riconoscono in maniera selettiva la loro membrana bersaglio e sono capaci di fondersi soltanto con essa. Questa selettività permette la direzione ben definita del flusso vescicolare e viene garantita da due famiglie di proteine. Abbiamo le proteine Rab, che sono delle piccole GTP-asi, che controllano i movimenti delle vescicole e il loro aggancio al compartimento bersaglio. E inoltre abbiamo le proteine SNER, che mediano i processi di fusione delle vescicole con le membrane bersaglio. Le proteine Rab costituiscono una famiglia di proteine che legano il GTP e sono capaci di reclutare delle proteine motrici che trasportano le vescicole sui microtubuli o sui filamenti di actina e intervengono per permetterne l'attracco della molecola bersaglio prima della fusione. Questo permette alle proteine VSNER che sono presenti sulla vescicola di legare le proteine T-SNER che sono presenti sul bersaglio, formando un fascio a 4 filamenti ad alfa elica. Viene poi esercitata una forza determinata dalla torsione della proteina SNER che permette l'avvicinamento della vescicola alla membrana bersaglio e in seguito la fusione delle membrane favorendo la confluenza dei lipidi in un unico doppio strato. Le proteine SNER permettono alle vescicole di riconoscere la membrana bersaglio con cui si devono fondere e mediano la fusione dei foglietti lipidici delle membrane. Oltre alle proteine SNER, alla fusione partecipano delle proteine aggiuntive che sono note come le proteine di fusione e che formano il complesso di fusione, che catalizza il processo allontanando le molecole di acqua dalla superficie idrofila delle due membrane. Eliminata l'acqua, si ha la fusione delle membrane e in seguito altre proteine favoriscono il distacco dei complessi SNER così che questi possono essere riutilizzati. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farmi sapere se questo video ti è piaciuto. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!